Ciao a tutti, sono Claudio e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare, oggi vi anticipo e parlerò della storia delle capsule Nespresso, ma appunto prima di iniziare voglio premiare chi di settimana scorsa ha visto il video che vi lascio qui sopra e ha indovinato il posto dove mi trovavo e quindi voglio premiarlo con una degustazione delle mie miscele e ha vinto Ada De Marco che ha indovinato perfettamente dove mi trovavi in vacanza. Quindi Ada, scrivimi nei commenti, scrivimi in macchinetta avrai, avrò il piacere di inviarti un simpatico omaggio delle mie miscele. Ma adesso parliamo del tema di oggi, ovvero la storia di Nespresso. Non ci crederete, ma la storia di Nespresso, che è un brand appunto di Nestlé, quindi un brand svizzero, nasce dall'Italia. E sì, perché a quell'epoca Eric Favre, scusate se lo pronuncio male, ma credo sia appunto da leggere in francese, Eric Favre è un ingegnere appunto di Nespresso. Negli anni 70, leggenda narra che con la moglie andò in giro per l'Italia per appunto studiare la passione per l'espresso all'italiana. Sapeva che in Italia l'espresso era diverso ed era eccezionale, allora fece un viaggio negli anni 70 con la moglie proprio per ispirarsi e per trovare appunto soluzione alla sua curiosità del perché in Italia l'espresso venisse così bene. A Roma, durante una passeggiata con la moglie, vide che c'era fila davanti al caffè Sant'Eustachio e non davanti ad altre caffetterie e quindi si mise in fila proprio per entrare e scoprire il motivo di questa fila e capì subito che gli italiani, nonostante appunto fossimo pieni di caffetterie, non le sceglievano in base alla location, in base alla bellezza del bar, ma le sceglievano in base alla qualità del caffè e quindi a come venisse espresso in tazzina l'espresso all'italiana. Già questa è una cosa abbastanza particolare, cioè l'italiano riconosceva e sceglieva il bar in base alla qualità del caffè e di come venisse in tazza e questo secondo me è già un motivo d'orgoglio. E quindi entrando in questo caffè Sant'Eustachio capì che non era tanto o solo una questione di miscela, di acqua e di aria, ma anche della manualità del barista. I baristi di questo caffè utilizzavano la leva della macchina anche per far entrare all'interno del panetto di caffè anche più aria del solito. Quest'aria mischiata con gli oli del caffè e mischiata appunto con l'acqua del caffè faceva sì che il caffè fosse particolarmente denso e cremoso. Eric tornò appunto in Svizzera in azienda e propose a Nestlé, che è da sempre leader nel caffè solubile, che è tutto opposto del caffè italiano, propose appunto di brevettare un sistema per replicare questa esperienza del caffè italiano nel monoporzionato. Ovviamente Nestlé questo negli anni 70 sembrò una pazzia, ma qualcuno gli diede ascolto e lui andò avanti con questo suo progetto, fino a che nel 76 fu pronto il brevetto e appunto fu pronto la preparazione di un espresso monoporzionato in capsula. Nestlé lanciò in Giappone un test di queste macchine e di questi prodotti, soprattutto negli uffici. Questo test non andò bene, forse il mercato giapponese non era il mercato di riferimento giusto, forse le macchine erano troppo ingombranti, non era ancora pronto il prodotto. Ma ci si continuò a lavorare e nel 1986 il prodotto venne lanciato finalmente in Svizzera e in Italia, che erano i mercati a cui questo prodotto in particolar modo era stato progettato e venne lanciato con la macchina C100. Questa macchina, come potete vedere all'immagine, era una simil bar, cioè venne ripresa la forma del braccio appunto classico delle macchine a bar, al cui interno però veniva inserita una capsula, questo proprio per replicare l'esperienza bar, perché l'idea di base appunto di Eric fu quella di replicare l'espresso bar all'italiana in casa senza la necessità di avere le capacità di essere un bravo barista e quindi poter replicare tutti con una semplice capsula un ottimo espresso bar all'italiana nelle proprie case. Anche qui si fece un po' fatica all'inizio perché probabilmente il mercato non era pronto, le macchine erano non particolarmente belle, anche molto ingombranti, quindi non ci fu un grandissimo successo, ma comunque Nestlé aveva i capitali per poter continuare a credere in quest'idea e continuò a lanciare una serie di iniziative. Lanciò il Nespresso Club, ovvero il club riservato a tutti i fidelizzati Nespresso, in cui c'erano appunto dei vantaggi per chi era iscritto, e poi già nel 1996 lanciò il sito Nespresso, nel 98 addirittura l'e-commerce Nespresso, perché Nespresso ha sempre cercato di gestire direttamente la distribuzione del proprio prodotto, tant'è che tutt'oggi di solito Nespresso si trova solo nelle boutique Nespresso o nel proprio sito internet. Solo da quest'anno si sono aperti anche al mondo di Amazon. Poi nel 1999 venne lanciata la Nespresso Professionale, che è una specie di cialda che vi mostro qui in alto, che è una linea di macchine professionali per gli uffici,
e soprattutto nel 2000 venne aperta la prima boutique Nespresso a Parigi. Ora voi mi domanderete perché proprio a Parigi? Perché la Francia fu uno dei primi paesi dove attecchì di più Nespresso. E anche ancora tutt'oggi Nespresso fa una gran parte del suo fatturato in Francia. E quindi la prima boutique Nespresso venne aperta a Parigi. Oggi come oggi sappiamo che oramai le boutique Nespresso nel mondo sono più di 200 e si trovano in tutte le principali città. Superati gli anni 2000 ci sono degli eventi particolarmente importanti per la diffusione del brand Nespresso. Innanzitutto nel 2004 uscì la prima Essenza, che è questa macchinetta di cui vi lascio la foto, che fu una macchina molto particolare perché Nespresso concesse a DeLonghi e a Krups la possibilità di produrre a proprio marchio le macchine Nespresso e finalmente si abbassò di molto il costo delle macchinette e l'Essenza fu la prima macchina particolarmente compatta e particolarmente economica e questo aiutò moltissimo alla diffusione appunto del brand Nespresso perché riuscì a entrare in più case proprio grazie al fatto che le macchinette si trovavano in abbondanza e soprattutto erano piccole ed economiche. Altro passaggio fondamentale nella storia di Nespresso è che nel 2006 arrivò George Clooney in pubblicità. Si parla addirittura che George Clooney ha incassato in Nespresso più di 40 milioni di euro per i suoi spot. Devo dire che al di là della cifra veramente considerevole, sicuramente George Clooney è diventato un'icona di questo brand perché tutti ci ricordiamo gli spot What Else. Lui che diceva cosa volere di più di un caffè per Nespresso e questo aiutò anche Nespresso a collocarsi in un posizionamento molto premium. Essere clienti Nespresso vuol dire bere un ottimo caffè, sicuramente costoso, ma costoso perché appunto Nespresso ha le boutique, ha tutto quel concetto di esclusività appartenente più al settore lusso e non al settore caffè. Nel 2007 arrivò un'altra macchina determinante per Nespresso che è la Lattissima, ovvero questa macchinetta che vedete in sovraimpressione dove accanto a una macchina Nespresso viene affiancato un contenitore per il latte per cercare di replicare il cappuccino all'italiana in maniera facile. Come Eric partì dall'idea che la macchina Nespresso doveva replicare l'espresso all'italiana in maniera facile, la Lattissima doveva aiutare a creare un cappuccino in maniera molto facile, quasi automatica. Altro passaggio fondamentale fu l'anno 2012, dove il brevetto Nespresso scadé e come sappiamo ci furono anche delle cause, in particolar modo quella con l'azienda italiana Vergnano per le compatibili Nespresso, che Nespresso appunto perse e quindi dal 2012 c'è stata la possibilità per tutti gli altri torrefattori, anche per piccoli torrefattori come me, per produrre finalmente una Nespresso compatibile. Quindi la diffusione così capillare di tante macchine Nespresso nelle famiglie italiane fece sì che appunto tutti i torrefattori e chi partì per primo ebbe un bel vantaggio di produrre delle capsule compatibili per macchine Nespresso e finalmente veicolare il proprio caffè all'interno di queste macchine. Nel 2013 un altro anno determinante perché arrivò l'Inissia di Nespresso, la macchina più venduta appunto di Nespresso, una macchina molto piccola, molto pratica, veramente economica e veramente affidabile. Ebbe una diffusione incredibile, tant'è che a tutt'oggi, nonostante uscita nel 2013, è ancora la best seller per Nespresso. Solo nel 2018 questa macchina è stata affiancata e neanche sostituita dai modelli Essenza Mini, a cui vi rimando anche per la recensione, e questa Essenza Mini è sicuramente più piccola, ma come anche ho specificato nella recensione ha dei difetti e fa sì che la Inissia sia ancora più apprezzata. Un altro anno molto particolare è stato il 2014, dove Nespresso decise di entrare a gamba tesa nel mercato americano e canadese, dove si beve tutt'altro tipo di caffè, tutt'altro tipo di quantità e lunghezza di caffè e fu un mercato che era già praticamente preso da K-Cup, che è un altro formato capsula molto grande e Nespresso di certo non poteva entrare nel mercato con le piccole capsule a 5 grammi, le Nespresso Classic che conosciamo, e quindi inventò il sistema Vertuo. Questo sistema Vertuo è del 2014, ma sappiamo è stato poi diffuso anche in Europa, in particolar modo nell'Italia, nel 2020, anche di quello ho fatto la recensione, evidenziando appunto il fatto che è un sistema appunto nato per l'America e nato appunto per combattere il caffè americano che K aveva già preso e monopolizzato per quanto riguarda il monoporzionato. E quindi ai giorni nostri quali sono le novità e l'attualità di Nespresso? L'attualità è che Nespresso appunto è presentissima in ogni città con i propri negozi monomarca, si vende ovviamente tramite il loro sito e adesso finalmente si vende anche su Amazon e ogni tanto lo trovate in offerta e vi lascio in descrizione il link. E oggi Nespresso è anche quella che come tutti gli anni fa le edizioni limitate con dei caffè speciali che noi appassionati abbiamo sempre curiosità di provare. E tutti noi torrefattori, anche me compreso, dobbiamo dire grazie a Nespresso perché i loro investimenti hanno fatto sì che tanti di noi abbiamo una Nespresso in casa e noi piccoli torrefattori riusciamo a produrre appunto una compatibile per tante famiglie italiane a prezzi praticamente dimezzati rispetto al Nespresso originale.
Quindi diciamo che il successo in espresso, come vi ho appunto in questa storia raccontato, è fatto di tanti passaggi che nel corso degli anni si sono succeduti. Sicuramente i capitali iniziali di Nestlé hanno aiutato per lanciare questo brand, ma sono state fatte anche tante scelte particolari che hanno portato al successo. Sicuramente il fatto di posizionarsi con una strategia da bene di lusso e non da semplice caffè, la scelta dei giusti testimonial come George Clooney, e poi comunque le partnership con dei brand importanti per quanto riguarda la produzione delle macchine e il loro relativo abbassamento di costo per aumentare la diffusione. Una serie di strategie che hanno fatto sì che oggi Nespresso è sicuramente un protagonista del mercato anche italiano, e sono riusciti, grazie a questa tecnologia, a portare un espresso buono in tazzina all'italiana con solo 5 grammi, quando in realtà la ricetta giusta che è espressa all'italiana fatta a regola d'arte dovrebbe essere almeno 7 grammi come sono le cialde. Detto questo, spero di non avervi annoiato con questa storia che rispondeva a un commento di qualcuno di voi che me l'aveva chiesta. Vi lascio però con un piccolo dettaglio e magari se avete curiosità scrivetemelo nei commenti. In realtà il primo a inventare un sistema monoporzionato di caffè non è stato appunto Eric, l'ingegnere in espresso, ma è stata un'altra persona che magari vi racconterò un'altra storia se avete piacere. Come sempre lasciate un commento a questo video e un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo appuntamento sempre alle 14. Un saluto da Claudio, alla prossima. Oggi mi inceppavo.